Partiamo da un presupposto: ognuno compra quello che gli pare. Perché questa è una passione come tante altre, è un hobby insomma. Parliamo di orologi, ci confrontiamo nelle chat, sui forum, su Facebook, per passione, per divertimento, per gioco, ed è sempre un po' triste vedere come una passione molto spesso diventa motivo di attrito, motivo di scontro, piuttosto che motivo di confronto e motivo di anche accrescimento personale. Devo anche ammettere che nel 90% dei casi, quando si incontra un appassionato, almeno nel mio caso e nel caso di tutti quelli che mi seguono e della nostra chat Telegram per esempio, è sempre motivo di nuove amicizie e appunto di confronti e di crescita, anche per guardare le cose sotto un altro punto di vista che magari non avevamo mai considerato e che invece, guardandolo meglio, magari può essere addirittura quello giusto. Mi viene in mente per esempio un commento al mio video sugli homage, in cui spiego perché non mi piacciono gli homage che siano delle copie uno a uno, e devo ammettere che uno di quei commenti mi ha un po' aperto la mente rispetto agli homage, quando questo ragazzo che mi segue ha scritto che in realtà, anche se alcune sono copie uno a uno, molto spesso sono l'unica occasione per qualcuno di avvicinarsi a questo mondo e poi magari cambiare idea, cambiare registro, cambiare anche gusti e punti di vista, però riesce ad avvicinarsi al mondo degli orologi magari solo attraverso una copia di un orologio, non un falso naturalmente, ma un homage cosiddetto uno a uno di un orologio, perché non essendo addentrato all'orologeria è l'unico orologio che conosce. Pensiamo per esempio a un GMT Pepsi di Rolex, a un Sub o anche a uno Speedmaster di Omega, che naturalmente per chi si avvicina costano troppo, però possono essere sicuramente i loro homage delle ottime scuse per avvicinarsi a questa passione e poi appunto allargare i propri orizzonti, come ho fatto io con questo commento. Va bene, breve premessa per dire che chi acquista Tudor è una persona intelligente, ma vi spiego perché tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Naturalmente il titolo, come questo intero video, è provocatorio, non potrebbe essere altrimenti, ma spero che sia un buono spunto di riflessione per parlare assieme nei commenti di che cosa intendo per una persona intelligente. In realtà chiunque compri orologi ha una passione, ora l'intelligenza naturalmente non c'entra nulla, però Tudor nello specifico ha effettivamente una sua ragione di esistere che per alcuni potrebbe essere più intelligente di altre maison come per esempio della stessa Rolex, e vi spiego perché. Ora, come sappiamo, come ho spiegato in un video dedicato alla storia di Tudor, è un'azienda che nasce da una costola di Rolex. Nasce da Hans Wilsdorf nel 1926, per poi acquisire il marchio The Tudor nel 1936 e poi ancora il marchio diventa Montreux Tudor SA, che è anche il nome moderno dell'azienda, nel 1946. Passano 20 anni, ma durante questi 20 anni in ogni caso l'idea è sempre stata una, ovvero offrire agli acquirenti di orologi la stessa qualità e la stessa tradizionale fiducia, sono parole di Hans Wilsdorf, a un prezzo minore. Ed è quello che Tudor ha sempre fatto e in realtà continua a fare anche oggi. Ora, perché dico che può essere un'alternativa intelligente a Rolex? Ripeto, sempre in maniera provocatoria. Perché in tanti, molto spesso, anche con riferimento agli homage, criticano chi spende migliaia di euro per orologi che in realtà fanno la stessa cosa di orologi da 10 euro, ovvero dirci l'ora. È vero, l'orologeria non è soltanto sapere l'ora, ne abbiamo parlato tantissime volte, sapete come la penso. Per me ciò che vale nel mondo degli orologi, in quanto appassionato e collezionista, è la storia di un marchio o anche solo la filosofia che c'è dietro un marchio e la storia che poi pian piano questo marchio si crea. Pensiamo per esempio a Christopher Ward, di cui ho parlato in un recente video. Però in tutto questo ci sono anche delle scelte intelligenti che si possono fare. Una di queste per me è sicuramente Tudor, lo è sempre stata e lo è a maggior ragione oggi per diversi motivi.
Lo è sempre stata perché Tudor appunto ha sempre offerto una grandissima qualità, sebbene con movimenti di terze parti, normalmente ETA, di Rolex, tant'è che negli anni 60, 70, 80 gli orologi Tudor erano marchiati Rolex nelle loro caratteristiche estetiche, nel bracciale, nel fondello, la cassa. La corona di carica era Rolex, il quadrante era Tudor, il movimento normalmente appunto era un ETA. Non si trattava quindi di un Rolex, ma si trattava di un'alternativa economica e di grande qualità a Rolex, nata direttamente da quest'ultima e appunto denominata Tudor. E se in tanti criticano chi spende migliaia di euro per un Rolex, allora non si potrà non convenire sul fatto che chi acquista Tudor, soprattutto oggi con un movimento di manifattura Kenissi detenuta da Tudor, faccia una scelta molto intelligente, pagando praticamente un diver della medesima o quasi qualità di un Rolex Submariner, pagandolo meno della metà. Detta così, è o non è intelligente? Anche perché c'è da dire che il movimento di manifattura, da tanti criticato, in realtà è un movimento praticamente Tudor, perché Kenissi è un'azienda che è stata fondata da Rolex e Tudor, ha gli stabilimenti accanto a questi ultimi due, perché è un'azienda appunto della fondazione, che sin dal 2015 ha prodotto dei movimenti per Tudor, proprio perché la proprietà era loro. Nel 2018 è entrata in questa società anche Chanel, detenendo circa il 20% dell'azienda, per la produzione dei loro calibri J12. Questo significa in pratica che l'azienda Kenissi, nata da Tudor e quindi essendo una vera manifattura Tudor, è stata poi in parte acquisita da Chanel per la produzione dei loro movimenti. Ciò non toglie che si tratta di calibri di manifattura certificati COSC. Quindi in pratica, a differenza del passato, quando si acquistava Tudor per avere la stessa qualità di Rolex alla metà del prezzo, ma con all'interno dei movimenti di manifattura, oggi si acquista Tudor con la stessa qualità di Rolex, e lo posso confermare personalmente, alla metà del prezzo, ma con movimento di manifattura Tudor, certificato COSC, esattamente come Rolex. Insomma, acquistare Tudor non mi sembra così stupido. Senza contare poi il fatto che Tudor, a differenza degli anni 70 e 80, ha una storia ben consolidata alle spalle, perché negli anni 70-80 iniziava a crearsela anche grazie alle collaborazioni con la Marine Nationale. Oggi la collaborazione con la Marine Nationale francese non soltanto continua, ma appunto ha 50 anni di storia, e la cosa naturalmente non può che giovare anche da un punto di vista collezionistico, e le quotazioni dei Tudor Vintage lo dimostrano. Senza considerare che anche oggi, un po' come avveniva anche per Rolex fino a qualche anno fa, comprare una referenza Tudor, soprattutto tra le più ambite come i 58 o come le ultime uscite, inizia a diventare difficile. Ora, è davvero così stupido comprare un Tudor? Io vi ho risposto, ma vorrei sapere la vostra nei commenti, così ne parliamo assieme come sempre. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, questo è Talk, questa è la nostra stanza degli orologi, ci vediamo in una prossima puntata.